Avvertire un bruciore tagliente mentre si urina o, peggio, accorgersi di avere del sangue nell'urina è un'esperienza che spaventa profondamente. In quel momento, da solo in bagno, la mente corre subito all'ipotesi peggiore. C'è chi si fa prendere dal panico e chi, al contrario, fa finta di niente sperando che passi da solo il mattino dopo. Sono il dottor Andrea Del Grasso, urologo e andrologo. Nei miei studi di Prato, Pistoia e Pescia incontro ogni giorno uomini che affrontano questa esatta situazione. Oggi voglio parlarvi da medico ma guardandovi negli occhi. Voglio spiegarvi cosa sta succedendo al vostro corpo e perché questo campanello d'allarme non ha nulla a che vedere con i vecchi colpi di freddo di cui si sente sempre parlare. Quando parliamo di cistite maschile, il riscontro di sangue nell'urina mette sempre una grande apprensione, eppure bloccarsi per la paura non serve a nulla, così come è un errore chiudersi nel silenzio. La salute urinaria richiede pragmatismo. Nei prossimi minuti esamineremo insieme come funziona il corpo maschile e perché si presenta questo disturbo. Cercheremo di fare chiarezza in modo semplice, separando i fatti medici dalle paure irrazionali, per capire esattamente come muoversi in totale sicurezza. Dobbiamo sfatare subito una credenza comune. Nell'uomo la cistite non è mai un evento banale. Nelle donne, per una questione puramente anatomica, i batteri hanno la strada molto corta per entrare in vescica e creare un'infezione. Nell'uomo la situazione è completamente diversa. La natura ci ha dotati di un canale urinario molto più lungo e di barriere difensive naturali formidabili come il liquido prodotto dalla prostata, che ha una potente azione antibatterica. Quindi, se i batteri riescono comunque a risalire lungo il percorso e a scatenare i classici sintomi della cistite, come il bisogno continuo di correre in bagno, il dolore al basso ventre e il bruciore, significa che c'è una causa precisa che ha indebolito queste difese. Le linee guida delle più importanti società internazionali di urologia parlano chiaro. Un'infezione urinaria in un paziente maschio non va mai considerata una cosa passeggera. Quasi sempre, sotto la superficie, i batteri riescono a moltiplicarsi perché l'urina ristagna. Pensate alla vescica come un serbatoio che deve svuotarsi del tutto ogni volta che andate in bagno. Se lungo il canale d'uscita c'è un ostacolo, anche piccolo, una parte di urina rimane sempre sul fondo. Quell'urina ferma diventa il terreno ideale per la proliferazione dei batteri. L'infezione che ne consegue infiamma le pareti interne della vescica a tal punto da renderle fragili ed è proprio da quella mucosa infiammata che si origina il sanguinamento che vi fa spaventare. Per capire l'origine di questo ostacolo dobbiamo fare chiarezza sulle differenze tra prostatite e cistite. Spesso i pazienti confondono questi due termini, ma indicano due problemi distinti, anche se strettamente legati. La cistite è un'infiammazione che colpisce la vescica, la prostatite invece è l'infiammazione della prostata. La ghiandola prostatica si trova proprio sotto il collo della vescica e avvolge il canale urinario come un manicotto. Se la prostata si ingrossa a causa dell'età o di un'infiammazione, questo manicotto si stringe, schiacciando il canale. Si tratta di un puro problema idraulico. La vescica deve fare uno sforzo enorme per spingere fuori l'urina e alla fine non ci riesce del tutto, lasciando quel famoso ristagno sul fondo. Questa stretta vicinanza anatomica spiega perché un'infiammazione urinaria nell'uomo nasconda quasi sempre un problema alla prostata. Quando i vasi sanguigni superficiali della vescica o della prostata sono congesti e sotto pressione, lo sforzo per urinare li fa rompere. Questo meccanismo genera le perdite ematiche. Di conseguenza, curare solo la vescica senza liberare il passaggio a livello della prostata significa curare il sintomo ma lasciare intatta la vera causa del disturbo. L'errore più frequente e anche il più rischioso è il ricorso al fai da te. Cercando su internet rimedi per infezione delle vie urinarie nell'uomo si trova di tutto, rimedi naturali miracolosi o la tentazione di prendere l'antibiotico avanzato che si ha in casa. Assumere un farmaco a caso senza una prescrizione medica e senza aver fatto prima un esame è un errore grave.
Questo comportamento rischia di addormentare temporaneamente l'infezione senza eliminarla davvero, creando batteri resistenti molto più difficili da combattere in futuro. Ma soprattutto l'antibiotico da solo non elimina l'ostacolo della prostata, condannando via a una ricaduta quasi certa dopo poche settimane. Il percorso corretto richiede passaggi precisi. Prima di prendere qualsiasi medicina bisogna raccogliere un campione di urina per l'urinocultura con antibiogramma. Questo esame ci dice con certezza quale batterio sta colpendo il vostro corpo e quale farmaco specifico è in grado di eliminarlo. Parallelamente serve una valutazione urologica. Attraverso un'ecografia verifichiamo lo stato della prostata e misuriamo il residuo post-minzionale, cioè quanto urina rimane nella vescica dopo aver provato a svuotarla. Solo così possiamo strutturare una terapia efficace abbinando l'antibiotico giusto a farmaci che rilassano la prostata, restituendovi un flusso urinario libero e senza dolore. I disturbi urinari non devono essere vissuti come un tabù o una colpa. Il corpo vi manda segnali precisi e sta a noi ascoltarli in tempo. Se state affrontando questi sintomi e desiderate approfondire l'argomento, vi invito a visitare il mio sito internet www.andreadelgrasso.it. Per chi desidera invece una valutazione specialistica o ha la necessità di pianificare con urgenza una visita urologica a Pescia, Pistoia o Prato, è possibile prenotare chiamando il centro unico al numero 055 54 54 54 e selezionando il tasto 6. La condivisione è fondamentale per fare prevenzione in modo sereno. Se questo video vi è stato utile e vi ha aiutato a fare chiarezza, vi chiedo di sostenere il canale. Lasciate un commento qui sotto per raccontare la vostra esperienza o per fare una domanda. Rispondo sempre personalmente a tutti i messaggi. E non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi approfondimenti dedicati alla salute maschile. Prendetevi cura di voi stessi, la salute viene prima di tutto. Ci vediamo al prossimo video.